Ciao a tutti! Oggi entriamo in una storia che sta facendo vibrare l'attenzione dei fan in tutta la Turchia. Un racconto che sembra uscito da una serie ma che, invece, nasce dal cuore pulsante della vita reale. Parliamo di uno dei legami più seguiti e commentati del momento, Bar Baktas e Yağmur Yüksel. Una coppia che ha abituato i loro seguaci a gesti eleganti, messaggi tra le righe e un'alchimia che non ha bisogno di parole. Eppure, proprio quando tutti credevano di sapere tutto, un'indiscrezione è esplosa come un lampo, una decisione inaspettata, un patto tanto semplice quanto irremovibile, destinato a riscrivere le regole del loro amore. In un paese dove la vita degli artisti viene scandagliata con la stessa passione con cui si seguono le trame delle soap, la voce che Bar avesse fissato una condizione precisa prima di fare il prossimo passo con Yağmur ha scosso i media. Era una giornata apparentemente tranquilla, poi la notizia ha cominciato a correre tra redazioni, blog e profili anonimi. In poche ore, il silenzio si è trasformato in un vortice di supposizioni, teorie e curiosità. Si parlava di confini, di rispetto, di un principio considerato sacro. Quello che in molti non sapevano, però, è che tutto questo aveva radici lontane, un'origine che affondava in una ferita antica, mai davvero cicatrizzata. Per anni, Bar e Yağmur sono stati citati come esempio di eleganza e sintonia. Le loro apparizioni sui red carpet erano misurate ma intensissime, un tocco di mano, uno sguardo rapido che diceva più di 1000 dichiarazioni, un sorriso che lasciava intendere complicità. Quando potevano, sparivano per qualche giorno, scegliendo piccoli angoli di mondo per stare lontani dalle luci, evitando di trasformare ogni istante in spettacolo. Ma le fonti più vicine alla coppia hanno rivelato che dietro quell'immagine impeccabile si nascondeva un precedente doloroso, un eco di incomprensioni e di sovraesposizione che aveva cominciato a incrinare ciò che avevano di più prezioso, la loro pace. La storia, raccontano, risale ai mesi in cui decisero di separarsi in silenzio. Nessun comunicato, nessuna scenata pubblica, solo il rumore ovattato delle porte che si chiudono piano. In quel periodo, Yağmur si è tuffata nel lavoro come non mai. Campagne internazionali, shooting in location che parevano dipinte, progetti moda che l'hanno portata a collaborare con nomi importanti e a far valere un'estetica tutta sua, decisa e luminosa. Bar, fedele alla sua indole riflessiva e concreta, ha scelto l'Europa come pausa dal frastuono. È volato in Spagna, si è spostato tra città e coste, ha camminato per strade antiche lasciando che l'aria tiepida e i colori lo aiutassero a guardarsi dentro. Amici stretti raccontano che portava sempre con sé un taccuino, appunti brevi, pensieri asciutti, promesse che faceva prima di tutto a se stesso. Eppure, nonostante la distanza, il filo non si spezzò mai davvero. C'erano messaggi scritti e poi cancellati, fotografie rimaste nella cartella dei preferiti, abitudini che nessuna separazione riusciva a sradicare. Ogni tanto, lo stesso brano in cuffia alla stessa ora, quasi come un segnale segreto. Il destino, si sa, ha il suo senso dell'ironia. Una sera, entrambi furono invitati a un evento di beneficenza, senza saperlo. Le telecamere catturarono un istante che divenne subito iconico, uno scambio di sguardi intenso, pulito, impossibile da fraintendere. In quelle pupille c'era qualcosa che non si era mai spento, una fiamma che attendeva il momento giusto per tornare a brillare. Da quella notte, sono iniziate a circolare voci su telefonate a mezzanotte, su messaggi inviati quando la città dormiva, su visite improvvise e discrezione assoluta. Qualcuno giura di averli visti a Bodrum, lontani dalle spiagge affollate, in una caletta raggiungibile solo via mare. Altri hanno parlato di cene in case private, di risate trattenute per non attirare attenzioni, di passi leggeri sulle scale per evitare gli obiettivi. La gente ha cominciato a sussurrare. Stanno tornando insieme, ma qualcosa è cambiato. Quel qualcosa, raccontano le fonti, si è cristallizzato durante una cena intima. Un tavolo apparecchiato con cura, luci calde, voci basse. Fu lì che Bar mise sul tavolo la condizione destinata a diventare il pilastro del loro ritorno, una regola, una soltanto, da non infrangere mai. Se un giorno avessero deciso di sposarsi, quella regola sarebbe rimasta la chiave che apre e chiude tutte le porte.
La privacy. Niente esposizione inutile, niente condivisioni impulsive, nessuna rivelazione dei punti fragili del loro rapporto. Non un gioco di segreti, ma una protezione netta contro il rumore che tutto distorce. Bar, logorato da anni in cui ogni gesto veniva sezionato, discusso, capovolto, aveva bisogno di un confine che difendesse ciò che considerava sacro. Yamur, abituata alla luce dei riflettori e alle dinamiche dei brand, comprese. Non lo percepì come un limite, ma come uno scudo. Proprio lei, che sa trasformare un'immagine in racconto, capì che alcuni capitoli vanno letti a bassa voce, tra due persone soltanto. In quell'accordo ci fu maturità, rispetto, fiducia. Una volta tanto, non era il pubblico a dettare la loro trama, erano loro a scriverla, scegliendo dove mettere i punti e dove lasciare in sospeso. Si dice che la proposta sia arrivata poco dopo, lontanissima da ogni effetto speciale. Niente fuochi d'artificio, niente folla, niente videoclip. Bar avrebbe scritto una lettera, lunga il giusto, ma colma di ciò che contava. Dentro, il percorso condiviso, la gioia, gli inciampi, le paci siglate a notte fonda, i silenzi che parlano più delle parole. C'era una riga che è rimbalzata di bocca in bocca tra i fan, come un sussurro innamorato. Voglio amarti senza telecamere, senza copioni e senza pubblico. Dicono che le mani di Yamura abbiano tremato un attimo, che gli occhi si siano riempiti in silenzio, e che la sua risposta sia stata un sì avvolto da una promessa: proteggere la loro storia dalle interferenze, custodirla come si fa con qualcosa di vivo. Da quel momento, hanno scelto un profilo basso. Pochi segni, quasi nessun indizio, solo una serie di tracce sottili per chi sa leggere. Rumori insistenti parlano di una cerimonia intima all'estero, forse tra le colline della Toscana, dove l'aria profuma di vigna e di pane caldo e il sole tramonta lento sui filari. Non c'è conferma, non c'è smentita. Solo immagini rubate di due persone che bevono un caffè in un bar tranquillo, di due sportivi che escono dalla stessa palestra in momenti sfalsati, di due amanti che imparano a fare colazione tardi, con il telefono girato a faccia in giù. Chi li ha incrociati parla di una vicinanza nuova, meno scenografica e più profonda. Si tengono per mano senza stringere, come si fa quando non si deve dimostrare niente a nessuno. Ridono senza cercare la foto migliore. Si separano con gesti brevi e si ritrovano con la naturalezza di chi sa che l'altro, comunque, è già a casa. Lontano dagli sguardi, stanno vivendo il loro amore con una serenità che per molti era impensabile. La regola di Bar è diventata la cornice che non si vede ma sostiene il quadro. In un'industria che troppo spesso premia il clamore, loro stanno coltivando calma, fiducia, autenticità. E secondo chi li conosce bene, è proprio il minor tasso di visibilità ad aver restituito respiro al loro legame. Lo spazio libero dall'ansia della performance, il tempo sottratto alla lotteria delle notifiche, la scelta quotidiana di esserci davvero. Senza contare che, dicono, anche i contrasti sono diventati più franchi e più rapidi, si litiga meno in pubblico, si parla di più in cucina, ci si ferma prima che le parole diventino armi. Naturalmente non mancano i curiosi che vorrebbero sapere tutto, le date, i luoghi, gli anelli, i testimoni. C'è chi decifra ogni outfit come se fosse un messaggio in codice, chi scandaglia gli sfondi delle storie per trovare un indizio nascosto, chi invoca l'esclusiva, convinto di meritarsi il dietro le quinte. Ma c'è anche una parte di pubblico che li sostiene proprio per questa scelta. Che dice: lasciateli respirare, lasciateli essere. Forse, dopo tutto, non c'è niente di più moderno del sapersi sottrarre. C'è una scena, raccontata appena, che riassume il presente. Una sera di pioggia leggera, due ombrelli che camminano vicini, un portone che si apre e la luce calda di un soggiorno che li accoglie. Dentro, nessun set. Solo due tazze, un divano, una musica bassa. Qualcuno giura di aver visto la lettera, quella lettera, conservata dentro un libro. È lì che riposa la promessa, pronta a essere riletta quando serve ricordare perché questa volta tutto è diverso. Che cosa ne pensate?
È diritto di bar proteggere la loro storia dalla luce accecante dei riflettori, oppure chi vive sotto gli occhi del pubblico ha il dovere di condividere di più con i fan? Diteci la vostra nei commenti. Se vi piacciono storie come questa, non dimenticate di mettere like, iscrivervi e, se volete contenuti riservati e aggiornamenti speciali, cliccare su abbonati per sostenere Segreti Turchi. Qui, cerchiamo sempre di raccontarvi ciò che accade con rispetto, emozione e quella curiosità che non giudica ma osserva. La verità è che la vicenda di Barbaktas e Yağmur Yüksel ci ricorda una cosa semplice: l'amore, senza rumore, trova la sua forma migliore. Cresce quando lo si nutre in silenzio, quando lo si difende dalle correnti d'aria e dagli spifferi dei pettegolezzi, quando non si ha paura di dirsi addio per capirsi meglio e poi ritrovarsi con un progetto più chiaro. Non è un caso se i loro sorrisi, da quando hanno alzato quel muro di protezione, appaiono più pieni. Non è un caso se gli amici parlano di due persone più mature, più presenti, meno spaventate. Se poi quelle voci sulle colline toscane fossero vere, se davvero ci fosse stato uno scambio di promesse in mezzo ai cipressi, resterà un segreto condiviso tra loro e pochissimi altri. O forse, chissà, un giorno decideranno di raccontarlo con le loro parole. Non per soddisfare la curiosità degli altri, ma per chiudere un cerchio con dolcezza. Fino ad allora, restano i dettagli minimi, uno sguardo che ancora parla, una regola rispettata, una fiducia che non chiede prove. Restate connessi, perché questa storia è tutt'altro che finita. Anzi, a giudicare dal passo con cui camminano, il bello deve ancora arrivare.